Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfio Zappalà e oggi siamo in un nuovo video. Oggi vi racconto com'è andata la mia prima spedizione con UPS. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video vi racconto come è andata la mia prima spedizione con UPS, raccontandovi quella che è la mia esperienza dal vivo. Allora, se vi siete persi il video, ho fatto un video dove racconto la prima volta che ho spedito un pacco con UPS, ma non perdiamo tempo e iniziamo a raccontare tutto il percorso che c'è stato. Io il 19 giugno ho generato l'etichetta di UPS, tutto contento, tutto felice. Sta che arriva giorno 22 e praticamente vado al Grest convinto che UPS sarebbe passato tra la fascia oraria 9:13. Fatto sta che io a luna, dopo una lunga giornata di Grest, torno a casa e vedo il pacco sul tavolo. E lì ho intuito che non erano ancora passati. Che cosa ho fatto? Allora, ho preso il telefono ragazzi e vi faccio comparire qui in sovraimpressione quanto sono rimasto in chiamata. Ho fornito all'operatore con il quale ho parlato il mio indirizzo, il mio nome e il riferimento mittente, per poi venire a scoprire che in realtà per UPS quella richiesta di ritiro non era mai esistita. Tra l'altro gli avevo dato anche 2,50 euro. Ok, fatto sta che dopo l'operatore mi suggerisce di portare il pacco all'UPS Access Point. Praticamente io gli faccio che l'UPS più vicino a me è a San Giovanni la Punta. Tra l'altro poi dopo che ho chiuso la chiamata passano 5 minuti ragazzi e praticamente suona il citofono e indovinate chi mi sono ritrovato sotto casa? SDA, di SDA che ringrazio gentilissimo. Salve SDA, devo effettuare un ritiro. Io prendo il pacco, scendo di corsa, gli do il pacco e il corriere se ne va. Ragazzi, non so cosa è successo dopo la telefonata. Praticamente il pacco è partito. E per fortuna, devo dire, per fortuna non ho avuto alcun tipo di problema. Ma ora passiamo al tracking perché dovete sapere il percorso che questo pacco ha fatto. Il giorno 19 alle 9:33 ho generato l'etichetta del pacco, quindi praticamente etichetta creata, perché con un PS funziona così: quando giri l'etichetta vedi subito lo stato, etichetta creata. Infatti alle 21:40 il mio pacco arriva alla filiale di Caltanissetta, che dista da dove la casa mia 90 km. Vi faccio comparire qui la distanza. È partita da Caltanissetta alle 21:40 ed è arrivata a Roma alle 18:49 del giorno dopo, quindi alla fine UPS di Roma, ed è partita alle 8 da Roma per arrivare a Carpi alle 3:05, che è l'hub europeo di UPS, e anche qui è partito è arrivato alle 3:05 ed è arrivato a Carpi alle 4:15, scusate, alle 3:05 è arrivato e alle 4:15 è partito da Carpi. Alle
21 e 19 del 24 giugno, quindi ci ha messo un bel po'. Il pacco arriva a Herm, Germania, alle 21 e 19 ed è partito alle 0 alle 12:33 di notte. E per arrivare a Francoforte alle 4:16, e qui ho un'osservazione UPS per te da fare. Quando solitamente un pacco raggiunge la sua destinazione, sul tracking UPS appare la dicitura Destination Scan, che significa che il pacco è arrivato a destinazione. E invece è successo tutto l'opposto, perché alle 6:47 del 25 giugno il pacco è in lavorazione alla filiale UPS di Francoforte e alle 8:55 viene messo in consegna e alle 9:44, no scusate, alle 9:27 viene effettuato il primo tentativo di consegna, non è andato a buon fine. Alle 19 torna sullo stato in lavorazione, quindi viene a fine giornata, è stato riportato in filiale per essere rismistato per la consegna il giorno dopo. Fatto sta, ragazzi, che io mi alzo per prepararmi per andare al Grest e mentre io sono alzato alle 6:14, mentre io sto facendo colazione, è in lavorazione di nuovo e viene messo in consegna alle 9:12 e alle 9:44 è stato consegnato. Allora ragazzi, posso dire che mi sono trovato veramente bene, non ho avuto problemi, mi è piaciuto che UPS ti dica anche la data di consegna quando tu spedisci con loro, quindi se dovete spedire un pacco nazionale o internazionale, UPS è una buona scelta. Bene ragazzi, con questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!